Innanzitutto benvenuti a tutti e in seguito ai due video che abbiamo realizzato, cosa possiamo aggiungere sul discorso delle misure? Allora, per riprendere il discorso che abbiamo lasciato interrotto nella puntata precedente, facendo un po' una sintesi di quello che abbiamo detto finora, abbiamo identificato due concetti importanti. Il primo, la differenza che esiste fra il cosa e il come, e l'altro, la differenza che esiste fra il quantificare e il qualificare. Detto questo, però, mi piacerebbe parlare di un argomento un po' anticonvenzionale, ovvero chiediamoci come suonano gli strumenti di misura? Potrebbe sembrare una domanda, un'affermazione un poco peregrina, ma se riflettiamo un attimo sull'ipotesi di utilizzare uno strumento di misura per qualificare il suono di una catena di riproduzione o di un singolo elemento, è importante anche essere certi che l'eventuale strumento di misura che noi utilizziamo abbia una sonorità il più neutra possibile, altrimenti rischiamo di andare a misurare la somma o l'interferenza del suono proprio dello strumento di misura con le caratteristiche sonore dell'oggetto sotto misura. A questo proposito può essere molto utile l'esperienza che ho accumulato in questo ambito. All'inizio della mia carriera lavorativa, per 4-5 anni, ho lavorato in un laboratorio a Milano dove ci occupavamo esclusivamente di misure elettriche e elettroniche e uno dei nostri clienti era una nota rivista milanese di alta fedeltà. Per conto di questa rivista abbiamo fatto praticamente tutte le misure strumentali sia in camera anecoica che fuori dalla camera anecoica sulle apparecchiature elettroniche. In quegli anni quindi ho anche potuto approfondire il discorso della correlazione fra le impressioni di ascolto e le misure elettriche condotte sui vari elementi. In seguito poi anche l'esperienza di progettazione, di strumentazione di misura è stata molto utile per comprendere certi fenomeni. Nel periodo in cui, come norma, abbiamo investigato a 360 gradi sulle circuitazioni possibili e come implementare delle soluzioni per ottenere un particolare risultato sonoro, abbiamo anche analizzato le circuitazioni degli strumenti di misura. Per esempio, se prendiamo gli strumenti di misura tipo gli oscilloscopi, guardandone le caratteristiche si può rimanere molto affascinati perché sono strumenti che hanno una banda passante dalla corrente continua fino a qualche gigahertz. Per cui una delle prime riflessioni è stata: ma che tipologie circuitali utilizzano questi strumenti per ottenere prestazioni così ampie? Da lì abbiamo analizzato parecchie circuitazioni sperimentali per vedere al lato pratico come si poteva comportare un'elettronica audio che avesse delle circuitazioni simili e derivate da quelle che usano ad esempio gli oscilloscopi nei loro stadi di ingresso. Devo dire che il risultato è stato non molto soddisfacente, nel senso che a livello di misure strumentali le bande passanti e le velocità erano decisamente molto ampie, ma lato pratico le sonorità che se ne ricavavano erano estremamente secche, poco musicali e inclini a spegnere l'apparecchiatura dopo pochi minuti di ascolto. Un altro fronte che si potrebbe prendere in considerazione sono invece gli analizzatori, per esempio gli analizzatori di spettro o gli analizzatori audio, i quali sono concepiti per fare delle misure essenzialmente nell'ambito audio. Anche in quel caso, andando a analizzare le circuitazioni che venivano utilizzate, da lì devo dire con poca convinzione perché era abbastanza facile prevedere che il risultato non sarebbe stato particolarmente soddisfacente. Anche in quel caso abbiamo analizzato diverse soluzioni che andavano in quella direzione. I risultati sonori sono stati diversi rispetto a quelli derivati, ad esempio, dagli oscilloscopi, ma anche in questo caso le caratteristiche sonore erano molto scarse. Il suono risultava povero di informazioni, assai poco coinvolgente, in sintesi privo di alcuna qualità. E questo si poteva anche facilmente dedurre analizzando e guardando la quantità di componentistica elettronica che c'è nel front-end di uno strumento di questo tipo, la quale non può che penalizzare le prestazioni sonore. Beh, ma alla fine mi viene quindi da pensare che gli strumenti di misura siano poco attendibili. Allora, sono poco tendibili
nel momento in cui li vogliamo utilizzare per qualificare il risultato finale sonoro di una catena o di un singolo elemento. Possono essere e sono invece estremamente interessanti e utili se vengono utilizzati da un tecnico o da un progettista per investigare su un singolo aspetto tecnico. Allora possono dare delle indicazioni che nello sviluppo, nella messa a punto di un apparecchio, possono aiutare a comprendere alcuni specifici elementi di influenza, ma è un approccio che è totalmente diverso rispetto a quello di cercare di qualificare un risultato finale. Infatti, se vogliamo utilizzare uno strumento per qualificare un comportamento sonoro, ci troviamo di fronte a due paradossi. Il primo paradosso è che lo strumento che stiamo utilizzando ha delle caratteristiche sonore peggiori, nella stragrande maggioranza dei casi, dell'elemento che dovrebbe andare a qualificare, che dovrebbe andare a misurare. È un po' come cercare di misurare la precisione di un calibro centesimale utilizzando un righello di legno. È un'impresa assolutamente impossibile e priva di qualunque senso. Si sa perfettamente in ambito tecnico che uno strumento di misura deve avere almeno un ordine di grandezza e di precisione superiore rispetto al fenomeno che sta misurando. Quindi se devo qualificare una precisione di un centesimo mi servirà almeno un millesimo di millimetro per avere delle misure attendibili. L'altro paradosso al quale andiamo incontro è che per poter qualificare un'apparecchiatura audio dovrà avere uno strumento di misura che ha una sezione di qualità migliore di quella audio, ma se fossi nella condizione di poter fare una circuitazione migliore di quella audio, sarebbe molto più sensato che utilizzassi queste capacità e queste risorse per migliorare direttamente la circuitazione audio. Eppure, nonostante quello che mi hai detto adesso, vedo che c'è tantissimo interesse sui forum, sul web in generale, per le misure e per i risultati che queste misure restituiscono in qualche modo. Secondo te perché? Perché probabilmente, come abbiamo già accennato prima, si instaura un meccanismo di fascinazione verso un singolo aspetto. Quel singolo aspetto viene considerato come l'aspetto più significativo, andando incontro a due grandi problemi. Il primo, si sta dando attenzione a un singolo aspetto senza considerare che per ottimizzare o per avere una prestazione elevata in quel singolo aspetto magari si vanno a sacrificare molte altre cose collegate, le quali possono essere magari molto più influenti all'ascolto che neanche quel singolo aspetto. E l'altro elemento di pericolo o di scarsa utilità che vedo è che dando molta attenzione all'aspetto della singola misura, in realtà si trascura ciò che dovrebbe essere la cosa più importante, ovvero quella di cercare di migliorare la nostra sensibilità e la nostra capacità di cogliere effettivamente ciò che una catena di riproduzione è in grado di fornirci in termini di qualità musicale espressa. Anche qui potremmo fare un altro paradosso, ecco. È un po' come se nel momento della scelta, dell'acquisto di un'automobile, invece di andare a fare una prova su un percorso nostro tipico, il quale ci può dare delle indicazioni di utilità su come si comporterà questa macchina nell'uso quotidiano, andiamo con questa macchina in un banco di misure, facciamo la prova sul banco rulli per vedere a ogni numero di giri quanti cavalli l'automobile è in grado di erogare. Capiamo perfettamente che è una prova che non ha nessun senso all'atto pratico per l'utilizzatore. Può avere senso e ce l'ha effettivamente per il progettista e per chi dovrà dimensionare il motore e tutti gli organi meccanici, ma non può diventare un elemento di valutazione delle caratteristiche di un'automobile all'atto della sua scelta. Beh, però tornando anche a quello che ti ho chiesto prima e facendo anche un po' l'avvocato del diavolo, è anche vero che molti sostengono che se io vedo un valore come la risposta in frequenza lineare nella misura di un diffusore, il diffusore dovrebbe suonare bene. Dovrebbe. Ecco, posso raccontare un aneddoto legato all'esperienza. Per 4 anni ho lavorato come progettista in una ditta a Milano che costruiva diffusori. Venivano assemblati in Italia per molti marchi prima di essere distribuiti in Europa. E poi questa ditta aveva anche un marchio suo con cui costruiva e vendeva i propri diffusori. Avevo a disposizione una camera anecoica e tutti gli strumenti migliori che potessero servire e anche il supporto delle ditte costruttrici di altoparlanti. Il target di prezzo erano prodotti medio-basso come
targhe di prezzo. Ma è stato interessante notare per esempio come, prendiamo il caso di un diffusore a 3 vie, si sceglievano in prima approssimazione gli altoparlanti che si riteneva potessero andare bene in questo diffusore a 3 vie, si metteva il diffusore in camera anecoica, dall'esterno si poteva agire sul filtro crossover, con l'intento di ottenere ad esempio una risposta in frequenza molto lineare. È stato singolare notare come, volendo ottenere una risposta in frequenza lineare, la cosa è possibile o altamente probabile riuscire a ottenerla anche con altoparlanti di mediocre qualità. Quindi magari uno impiega 1 o 2 giorni per studiare il filtro, mettere a punto, eccetera, eccetera, e ottiene una risposta in frequenza perfettamente lineare. Togli il diffusore dalla camera anecoica e lo ascolti, ti rendi conto che è una benemerita chiavica. Allora, da quel momento si cominciava a agire un po' sul filtro per cercare di far esprimere questo diffusore in una maniera consona, se non perfetta, quantomeno ascoltabile. Bene o male ci si riusciva quasi sempre a ottenere delle sonorità interessanti, ma era ancora più interessante vedere come una volta rimesso il diffusore che all'orecchio suonava in maniera gradevole, andarlo a misurare e ci si rendeva conto che la risposta in frequenza era tutto tranne che lineare. Però almeno il nostro sistema percettivo lo riconosceva come credibile e ascoltabile. Da qui sarei tentato di dire che molte misure possono essere considerate come le profezie di Nostradamus, ovvero a posteriori possiamo immaginare una correlazione fra la misura e l'evento che si è verificato, ma comunque non possono essere mai predittive, nel senso che la singola misura in sé non riesce a predire quello che potrà essere effettivamente il comportamento sonoro. In una situazione come questa diventa molto importante che il tecnico preposto o incaricato alla progettazione, alla messa a punto di un prodotto, riesca a darsi una sua disciplina, direi, etica. Nel senso che quando si crea il conflitto fra la misura e l'orecchio, bisogna avere l'umiltà e l'apertura di mente di riconoscere che la misura ci ha accompagnato fino a un certo punto, ma che probabilmente da quel punto in poi dobbiamo abbandonarla. A questo proposito vorrei citare un piccolo aneddoto al quale abbiamo assistito qualche settimana fa. Avevamo un componente della catena audio che aveva delle caratteristiche sonore molto peculiari. Non voglio dire che suonasse bene, che suonasse male, ma era un comportamento sonoro che meritava di essere indagato. Alcuni aspetti erano molto interessanti, altri per certi versi erano un po' destabilizzanti, ma aveva un germe di qualità intrinseco apprezzabile. Allora, scambiando l'opinione con altri progettisti, abbiamo convenuto di trovarci, ad esempio, nella nostra sala d'ascolto per fare un'indagine, cercare di mettere a confronto i nostri punti di vista. Io avevo fatto per certi versi l'errore di spiegare fin troppo bene che caratteristiche aveva questo oggetto. È stato un errore perché a posteriori che cosa è successo? È successo che le persone, questi tecnici che sono venuti, hanno dedicato, nella migliore delle ipotesi, per approssimazione in eccesso, 5 minuti all'ascolto e hanno dedicato più di un'ora per misurare come si comportava questo oggetto. Ma lo scopo della misura in realtà non è stato quello di indagare sul perché e quali erano i motivi per cui quell'oggetto avesse delle caratteristiche sonore così particolari, ma quanto quello di trovare le giustificazioni tecniche per suffragare quello che era già il loro preconcetto, ovvero che un oggetto del genere non poteva avere nessuna qualità sonora e poteva solo suonare in modo non gradevole. Quindi in qualche modo come se avessero confuso il dito e la luna. Io avevo cercato di indicare alcune cose, ma sono state completamente travisate. Questo perché l'aspetto tecnico ha prevalso sulla onestà di ascolto e cercare di comprendere effettivamente cosa stava accadendo. A questo punto ho la sensazione che alcune persone che sono partite con delle certezze rispetto al tema delle misure adesso possono trovarsi un po' disorientate, quindi che suggerimento possiamo dargli per rimetterli in sesto? Allora direi che
Potremmo dividere in due categorie probabilmente le persone. Chi aveva fede cieca nelle misure come strumento sufficiente per qualificare una catena o un elemento audio, a queste persone non possiamo fare altro che cercare di fargli vedere le cose in un'ottica leggermente diversa, quindi meno fede cieca nelle misure e cercare invece di cogliere qualcosa che è più legato all'esperienza di ascolto, alla sensibilità di ascolto e cercare di aprire dal punto di vista della percezione a degli elementi che siano meno materialistici. A chi invece già alla base, alla partenza, non aveva particolare fiducia nelle misure o non ha mai dedicato troppo tempo a investigare in questo tema, direi che possono benissimo proseguire su questa strada. Anche a loro non può che fare bene cercare di migliorare, aumentare la propria sensibilità all'ascolto, magari andare a ascoltare più concerti dal vivo per cercare di cogliere e allenare il proprio sistema percettivo nell'intuire, nel cogliere certe sfumature che poi possono diventare molto importanti. Quindi migliorare la propria capacità di cercare la qualità di un impianto e qualificarlo, più che cercare di oggettivizzarlo. A proposito del concetto di qualità di cui abbiamo parlato, specialmente nella seconda puntata, penso che la maggior parte delle persone che ci segue avrà avuto esperienza di fare un viaggio su un aereo. Allora, è interessante notare come quando è sulla pista per il decollo, che si sta muovendo lentamente, specialmente la prima volta che si prende l'aereo, viene spontaneo chiedersi: ma è impossibile che questo oggetto si alzi da terra? Poi, quando comincia a prendere velocità, allora si comincia a capire che potrebbe effettivamente alzarsi da terra. Quando una volta alzato da terra stai viaggiando a 4-5 mila metri di altezza a quasi 1000 km all'ora, viene spontanea un'altra domanda, ovvero: ma siamo sicuri che funzioni tutto? Perché se consideriamo la quantità degli elementi coinvolti perché un aeroplano possa stare in alto e atterrare, se una persona ha un po' di dimestichezza tecnica comprende che non è una cosa banale. Tutto deve essere fatto secondo criterio e con la maggiore qualità possibile, per ridurre il rischio che ci siano problemi, anche perché se ci fossero problemi sono problemi di ordine catastrofico. Ecco, a tal riguardo e riguardo della qualità, proprio in questi giorni ho letto una frase che ti ho passato, Alberto. Che cosa diceva questa frase? Sì, il testo che mi hai mandato riguarda proprio la considerazione di un tecnico, di un ispettore che è andato in questa azienda, ha fatto delle verifiche e questa azienda appunto produce e realizza aeroplani, ma in questa sede ovviamente non la nominiamo. E il testo recita: la mia preoccupazione riguarda questi due particolari esemplari e sono preoccupato perché questi programmi di organizzazione aziendale hanno davvero abbracciato la teoria secondo cui la qualità è un costo aggiuntivo e non ha valore aggiunto. Ecco, di fronte a un'affermazione di questo genere, penso che è importante capire il concetto della qualità e che ripercussione può avere nella nostra vita e l'importanza che può avere. Per quello che riguarda Norma, ecco, vi possiamo assicurare che la qualità di ascolto sarà sempre il nostro obiettivo principale. Beh, grazie mille. Grazie a voi.